Italiano con Eli. Oggi ho per voi un'altra sfida. Faremo un dettato e lo faremo per verificare se la pronuncia della lettera C è corretta. Prendete carta e penna e cominciamo. Frase numero 1. Luca è il cugino di Lucia. Ripeto la frase. Luca è il cugino di Lucia. Luca è il cugino di Lucia. Numero 2. Il bambino piange perché vuole il ciuccio. Ripeto. Il bambino piange perché vuole il ciuccio. Il bambino piange perché vuole il ciuccio. Numero 3. Chiara ha la faccia imbronciata. Ripeto. Chiara ha la faccia imbronciata. Chiara ha la faccia imbronciata. Numero 4. Ho cucinato una ciambella al cioccolato. Ripeto. Ho cucinato una ciambella al cioccolato. Ho cucinato una ciambella al cioccolato. Frase numero 5. Lucio ha gli occhi celesti. Ripeto. Lucio ha gli occhi celesti. Lucio ha gli occhi celesti. Numero 6. Cristina ha un'amicia che si chiama Chicca. Ripeto. Cristina ha un'amicia che si chiama Chicca. Cristina ha un'amicia che si chiama Chicca. Numero 7. Al mercato devo comprare le ciabatte nuove. Ripeto. Al mercato devo comprare le ciabatte nuove. Al mercato devo comprare le ciabatte nuove. Numero 8. Ma quante mosche ci sono oggi? Ripeto. Ma quante mosche ci sono oggi? Ma quante mosche ci sono oggi? Numero 9. Le mie amiche portano gli occhiali. Ripeto. Le mie amiche portano gli occhiali. Le mie amiche portano gli occhiali. Numero 10. Coltello, cucchiaio e forchetta sono posate. Ripeto. Coltello, cucchiaio e forchetta sono posate. Coltello, cucchiaio e forchetta sono posate. Vediamo ora com'è andata. Cominciamo dalla prima frase. Luca è il cugino di Lucia. Forse qualcuno di voi si è dimenticato l'accento sulla E
Ricordate che è voce del verbo essere e pertanto l'accento è molto importante. Vi faccio anche notare che il nome femminile si pronuncia Lucia perché la I è tonica, pertanto non Lucia, bensì Lucia. La seconda frase, il bambino piange perché vuole il ciuccio, doveva essere scritta così. Forse la parte più difficile è stata la parola ciuccio. Ricordate che ciu si legge ciu, si pronuncia ciu. E poi notate come pronuncio questa parola, ciuccio. Questa pausa che ho fatto sta a indicare che le C sono due e infatti ciuccio si scrive con la doppia C. Ecco la terza frase. Fate attenzione al nome Chiara. Nel nome Chiara c'è il suono chi che si scrive CHI e invece sia in faccia che imbronciata c'è il suono cia che è il suono dolce della lettera C e si scrive con C-I-A. La frase numero 4, eccola qui. Ho cucinato una ciambella al cioccolato. Spero che l'abbiate scritta correttamente. Forse avete scritto ciambella con una sola L, ma in realtà sono due, e spero che abbiate scritto con la doppia C anche cioccolato. Notate la pausa che ho fatto all'interno della parola. La frase numero 5 è Lucio ha gli occhi celesti. Beato lui, mi viene da dire, chissà se esistono poi gli occhi celesti. Credo di sì, che qualcuno li abbia. Spero che abbiate scritto correttamente questa frase. Attenzione al nome Lucio, alla parola occhi, che si scrive con doppia C e con la C di celesti. La sesta frase è questa. Cristina ha un'amica che si chiama Chicca. Innanzitutto non so se conoscete il significato della parola micia. Un micio o una micia è semplicemente un gatto piccolo o una gattina piccola. La micia di questa ragazza, di Cristina, si chiama Chicca. Attenzione al suono chi, che naturalmente vuole l'H, e poi alla doppia C di chicca. Avete scritto correttamente la settima frase? Al mercato devo comprare le ciabatte nuove. Notate la differenza tra il suono duro di ca e il suono dolce di cia. Tra l'altro, questo è vero, devo assolutamente comprare delle nuove ciabatte. Ottava frase, ma quante mosche ci sono oggi? Ed è vero, prima tra l'altro ne è passata una, non so se ve ne siete accorti. Mosche, che si scrive C-H-E. Nona frase, le mie amiche portano gli occhiali. Fate attenzione, ricordate che l'H viene usata per indicare il suono duro della lettera C solamente con due vocali, la E la I, proprio come queste due parole, che e chi. Decima frase, in assoluto la più difficile. Coltello, cucchiaio e forchetta sono posate. Se avete scritto in modo corretto questa frase, siete stati bravissimi. Allora, com'è andata? Spero bene. Fatemi sapere, ditemi i vostri commenti e le vostre impressioni. Lo potete fare qui sotto nella sezione dei commenti o anche su Facebook. Se vi siete resi conto che la differenza tra la C dura e la C dolce non è molto chiara, vi consiglio di rivedere questo video nel quale spiego la pronuncia della lettera C in modo molto semplice. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto. Pubblico un video ogni sabato e in questo modo siete sicuri di non perderne nessuno. Vi ringrazio per aver guardato questo video e ci vediamo prossimamente. A presto!